Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le energie predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo l'eremita e la sacerdotessa, amici del Sagittario. Potrebbe essere proprio un periodo dove si sviluppa l'introspezione, la propria intuizione con la carta della sacerdotessa, è come se fosse un periodo di interiorizzazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con l'asso di pentacoli. Abbiamo la carta della stella. La sacerdotessa. Il sole. No, scusate, la ruota della fortuna. Due di spade. 5 di spade. Abbiamo un 9 di spade. Aspettate perché mi sono cadute delle carte. E 6 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, denaro, amore, eccetera. Allora, scusate. Rimanete sintonizzati sul canale perché sto preparando una novità e presto uscirà il video. Vi lascio un po' di suspense. Allora, asso di pentacoli, qualche cosa di nuovo probabilmente è iniziato o sta per iniziare. Abbiamo un 4 di bastoni. Wow, è un cavaliere di coppe. Ragazzi, può essere una situazione romantica, non necessariamente, però visto il cavaliere di coppe e il 4 di bastoni, mi fa pensare che qualcuno di voi possa o aver conosciuto qualcuno di importante piuttosto che aver ricevuto o aver fatto un'offerta al proprio partner o alla propria partner per magari creare un'unione, per ufficializzare la relazione. Potrebbe anche essere un'offerta da un punto di vista lavorativo, considerato questo asso di pentacoli. Andiamo avanti, andiamo a vedere la stella.
Abbiamo un re di pentacoli e un 8 di spade. Datemi una carta per l'8 di spade. È come se non si vedesse qualcosa. Potrebbe essere una possibilità, potrebbe essere l'obiettivo, potrebbe essere come se non ci fossero speranze. Re di coppe, re e re. Ho come l'idea che qualcuno pensi di non potersi innamorare. O c'è come una difficoltà, se vogliamo, un pessimismo per quello che riguarda la tranquillità emotiva, mi viene da dire. Andiamo a vedere la sacerdotessa. È come se qualcuno di voi potesse essere in questa novità, però avesse paura per la sua tranquillità, pace mentale, serenità. Allora, qui abbiamo un 3 di spade. Io credo che ci sia qualche cosa che con questo 8 di spade possa non essere visto o possa, perché qui abbiamo un 3 di spade e una sacerdotessa. Io sento che qualcuno sta come, mi viene in spagnolo, cagliando, sta azzittendo. Spagnolo è più semplice. Comunque sta azzittendo il proprio dolore. O non so, c'è anche una mancanza di speranza, con questa stella al contrario, quindi con questo 8 di spade mi viene un po' da dire che c'è come una sensazione iniziale di sfiducia quasi. Allora, giustizia e 3 di spade per la sacerdotessa. Può essere che qualcuno di voi abbia delle questioni burocratiche o legali ehm, che in qualche modo vi stanno o vi hanno creato sofferenza. Potrebbe anche essere il vostro senso di giustizia. È come se qui ci fosse qualche cosa che non vedete giusto o non vedete come fare le cose nel modo più giusto, potrebbe anche essere. Tenete presente che la sacerdotessa ce l'avete anche qui, quindi è come se ci fosse una cappa, sento, di pesantezza dovuta a questo 8 di spade e al 3 di spade che non vi permette di ascoltare la vostra intuizione, ma probabilmente sarete più in una fase come razionale dove cercherete di capire cosa è giusto fare e cosa no. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 5 di coppe, perché con la ruota della fortuna c'è un cambio. Di solito sono cambi positivi. 5 di coppe e regina di spade. È come se dovesse esserci un cambio nel modo di pensare, nel modo di gestire, creare, seguire le regole, mi verrebbe anche da dire, regina di spade e giustizia. È come se qualcuno potesse aver paura di pentirsi o si fosse già pentito di qualcosa. C'è una certa logica in tutto questo, eh? Andiamo a vedere il 2 di spade perché qui arrivano i dubbi. Mondo. E 2 di spade un'altra volta. Ci sono dei dubbi sicuramente, avete anche l'8 di spade, il 3 di spade, la sacerdotessa al contrario, queste 5 di coppe, qualche cosa non lo state vedendo chiaro. C'è anche la carta del mondo, qui potrebbe esserci un problema per quello che riguarda una distanza
che con il mondo sì, può essere una distanza fisica, ehm, ma potrebbe anche essere una distanza di cultura, per esempio. Una distanza di obiettivi, se per esempio fosse una questione lavorativa. Una distanza nel metodo di lavoro, nella valutazione di quello che è giusto e quello che non è giusto. Andiamo a vedere il 5 di spade. Due di coppe. E carro. Ma sì, ragazzi, due di spade, sì, due di spade e carro. Si parla di che direzione devo prendere, qual è la strada giusta, rivedendo queste carte. C'è un punto di incontro qui, con questo 2 di coppe, secondo me. È anche vero che avete un 5 di spade, quindi non vi nego che potrebbero esserci conflitti interni nella vostra testa, perché siete come in questa fase di autoanalisi, di introspezione, di valutazione, però potrebbero anche essere conflitti con l'altra persona. Però credo che un punto di incontro si trovi. Andiamo a vedere il 9 di spade. 9 di spade. E imperatore. Ci sono come dei pensieri, delle preoccupazioni. Io questo, sinceramente, questa parte della lettura la sento praticamente uguale a questa, ok? Può essere una cosa stabile, posso sentirmi sereno, serena in questa relazione, in questa situazione. Relazione io la lascio aperta, lavorativa, romantica, di amicizia, quello che per voi è. Però è come se ci fossero dei dubbi su quanto questa situazione possa darvi stabilità, possa dare concretezza, possa dare anche una certa continuità, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. La luna e un 6 di coppe. Allora, qualsiasi cosa stiate omettendo, perché non vi nego che questo potrebbe essere quello che voi non state vedendo delle vostre sofferenze o di come state vedendo la vostra posizione. Cioè, nel senso, le spade sono di solito rappresentano la sofferenza, ma è una sofferenza che crea la mente. Ehm, quindi io qui ho la sensazione che ci sia qualche tema del passato, perché abbiamo sia il 6 di coppe che la luna, che sono carte che mi parlano di passato, che con il 6 di bastoni hanno bisogno di essere ufficializzati. Potrebbero essere delle paure, potrebbero essere delle vecchie relazioni o delle vecchie persone alle quali siete collegati o a delle situazioni. Potrebbero anche essere dei sogni con queste due carte che volete portare a galla, volete ufficializzare, volete concretizzare magari con il vostro socio lavorativo ed è come se entro la metà del mese di agosto uscissero queste cose. Io ho come questa sensazione, è come se manifestaste, se faceste presente. Mi viene un po' da dire quelli che sono i vostri obiettivi e che all'inizio del mese avreste potuto tacere. C'è una bella offerta qui, c'è una bella proposta. Guardate ragazzi, io sento che entro la metà del periodo
o sì, si affronteranno le proprie zone d'ombra o per conto vostro, cioè ci sarà come qualche dinamica nel periodo che vi farà vedere quello che prima non vedevate, che comunque vi preoccupava, e invece è come se alla fine del periodo riuscisse a trovare una quadra, una stabilità, mi viene da dire, e che parlando alle volte di certe cose si trova la soluzione. Mi viene un po' da dire questo. Mm. Allora ragazzi, andiamo a vedere settore per settore e ho preparato queste slide artigianali dove, siccome io non ho tempo di riascoltare tutte le volte tutti i video e di mettervi il timestamp, i tempi diciamo, ho pensato di creare questa cosa qua in modo che voi possiate spostare il cursore sul video al livello che vi interessa, ok? Quindi proviamoci, vediamo se è funzionale. Anzi, scrivetemelo nei commenti. Partiamo con i disoccupati, ok? Allora, diciamo che avete un asso di pentacoli e una ruota della fortuna. Potrebbe arrivare un'offerta effettivamente, una proposta, un qualche tipo di chiacchiera, un qualche tipo di accordo potrebbe anche essere. Non vi nego che sì, c'è la giustizia, per qualcuno potrebbe anche essere un contratto, ma lo sento molto 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 poco. Diciamo più, i contratti sono più favoriti per chi riuscisse ad intrufolarsi da qualche parte grazie a qualche amico, a qualche conoscente, al vicino di casa, ok? Però vi devo dire anche che l'ultima carta, le ultime carte, mi fa ben sperare per un qualche cosa che possa avvicinarsi a quello che vi piace fare, a quello che vorreste fare, a quello che avete sempre sognato fare. Andiamo con i dipendenti. Allora, per chi fosse dipendente spero siate in ferie, sinceramente, ma se vi toccasse lavorare, qualcuno di voi potrebbe, diciamo, essere movimentato in altri reparti, in altre zone per le sostituzioni, vacanziere. Vi dico, non vi dispiacerà neanche tanto perché conoscerete come ambienti nuovi, persone nuove, dinamiche nuove. E se per caso state aspettando un trasferimento, o ve lo possono offrire, o comunque è un buon periodo per chiederlo perché lo otterrete. E sento anche, ragazzi, che se siete lì vicino, diciamo, al pensionamento o al prepensionamento, insomma, vi faranno come un'offerta, starà a voi poi coglierla oppure no. Parliamo di autonomi. Allora, per quello che riguarda gli autonomi, sento che è come un periodo un po' di restyling, di cambi, potrebbe esserci qualche novità, qualche proposta di collaborazione, o magari qualcuno vi chiede di lavorare per questa persona. In realtà ho come la sensazione che dobbiate avvicinarvi o di più al vostro sogno o al sogno dei vostri clienti. C'è un tema qui con i sogni, con tutto quello che può essere idilliaco, mettiamolo così. Andare in alto, mi dicono. Non so se per qualcuno ha senso, io ve lo dico. Ok, parliamo di progetti.
per chi avesse dei progetti, è un buon periodo per creare come il progetto sulla carta o per iniziare a cercare come collaboratori o gli strumenti o i materiali che vi servono, perché è come se ci fosse qualche proposta, qualche dono, qualche tipo di dote che potreste anche scoprire, che cambierà un po' le carte in tavola del progetto che avete già in testa. Se sono invece progetti già attivi, già in piedi, sento che saranno ben proficui questo mese, ok? Parliamo di denaro. Eh, hmm. Allora, vi devo dire che qualche spesa in più effettivamente, più che altro per i viaggi, potrebbe esserci, o per qualche cosa inerente al viaggio. Non lo so, per esempio avete un animale da compagnia e non avete nessuno che viene a casa ad occuparsi di questo animale, quindi dovete portare l'animale in pensione. Quindi è come se ci fossero delle spese collaterali, mi viene da dire. Se per caso avete questi accordi, questi contratti di cui vi parlavo prima, o questo progetto, potrebbero anche essere delle spese aggiuntive per questo progetto. Quello che sento però è che con la ruota della fortuna e l'asso di denari qualche cosa in più arriverà, eh. Dovrete solo cercare di gestire bene un po', le entrate e le uscite. Per quello che riguarda i ah no, scusate, ritorno un attimo al denaro. Se per caso vi fanno qualche tipo di offerta a livello di investimenti, a livello di il lavoro che ti farà guadagnare, non lo so, 500 euro al giorno o cose per lo stile, fate attenzione perché effettivamente non vi dico di no, perché è come se arrivasse un'occasione d'oro, però è anche come se fosse un po' confusa. Quindi cercate sempre di capire bene da che parte andare, in che direzione andare, qual è l'obiettivo finale, perché qui anche con questa stella al contrario potrebbe essere un po' nebuloso. Ok, andiamo a vedere per i single. Allora, devo dire che con queste bellissime carte d'apertura, ragazzi, è facile che già a inizio agosto possiate o incontrare una persona nuova, se è un po' che state parlando o conoscendo questa persona, può essere che si faccia un pochettino più avanti, che magari vi inviti a cena, che possa, non lo so, farvi qualche regalo, proporvi qualche genialata. Qualcosa di bello io, come la sensazione che possa essere qualche cosa che vi dia felicità, che vi dia serenità, può anche essere, adesso dipende sempre da quanto vi conoscete con l'altra persona, se avete già qualcuno, però questo potrebbe essere proviamo a vederci un po' più seriamente, ecco. Sento che questo 2 di spade per qualcuno può far riferimento a questi due re, come se aveste due persone in testa o come se aveste adocchiato due persone. Una delle due vibra molto di più con voi. E qui vedo 2 di spade, il carro. Si tratta di capire quale delle due persone, o meglio, con quale delle due persone vi sentite probabilmente più al sicuro, vi sentite più a casa, mi viene da dire, o con quali delle due ci sono più sogni da poter sviluppare, con quali delle due volete ufficializzare magari questa situazione o questa relazione.
Ci sono delle ombre però, qua vi dico, perché c'è la luna, la sacerdotessa, due nove di spade, c'è come ancora qualche cosa che non riuscite a vedere. Vi dico i segni zodiacali perché altrimenti poi mi dimentico. Allora, fatemi vedere un po'. Potrebbe essere Scorpione, Capricorno, Pesci, Bilancia, Acquario e Ariete. Ovviamente prendete sempre i segni zodiacali con le pinze. Mm? Ok, andiamo avanti con le relazioni, ovvero chi è in relazione. E qui ragazzi anche per voi vedo come se ci fosse una nuova proposta. Per qualcuno, se vi state frequentando da tanto, potrebbe anche essere la proposta di andare a vivere insieme, la proposta di unirvi, la proposta di creare qualche cosa insieme. Sarete un po' titubanti, cioè nel senso io ho come la sensazione che sì, ci sia ancora questo tre di spade, siete ancora come in una fase di introspezione, di conoscenza personale, ci sono come dei timori qui, vorreste fare le cose fatte bene. Vi dirò, ragazzi, Asso di Pentacoli, queste due carte, la giustizia per qualcuno è matrimonio. Potrebbe anche essere l'acquisto di una casa, tipo andiamo a vivere insieme, perché 4 di bastoni e giustizia, potrebbe essere l'acquisto di una casa. È come andiamo alla fase successiva della nostra relazione. Lavoriamo per compiere questo sogno. E la sento un po' proprio così, eh. Ci sono come delle novità, delle cose inaspettate che arrivano. Vi dico, avete carro e mondo, è facile che per qualcuno si tratti dell'andare a vivere insieme, del traslocare, del creare una vita insieme. Fatemi vedere se ho ancora qualcosa da dirvi. Sento che nelle relazioni la parte concreta sarà abbastanza stabile, quello che forse sarà un po' così sarà più la parte emotiva, ma perché è come se voleste fare la cosa giusta, è come se voleste fare le cose fatte bene. Ok, andiamo a vedere per i clandestini, gruppo 3, le persone che sono in una relazione indefinita piuttosto che difficile. Può essere che qualche cosa cambi, ragazzi. Io credo che anche per voi si arrivi al livello successivo della relazione o di questa situazione, c'è come un ci vediamo di più. Potrebbe essere per qualcuno il trovare un luogo fisso dove vedersi, se foste clandestini, per esempio. Potrebbe essere... allora, io non è che voglio illudervi, perché già avete la luna qua, quindi fate già da soli, mi viene da dire. Però effettivamente ci sono come delle buonissime probabilità perché le cose cambino, perché diventino più concrete, perché ci sia un nuovo inizio, perché con questa ruota della fortuna ci sia come un cambio delle regole, un cambio delle dinamiche. C'è come una scelta qui, da dover fare per compiere questo sogno, però avete delle carte abbastanza positive alla fine, quindi sì, io ho la sensazione che anche voi camminerete o comunque state andando verso il raggiungimento del vostro sogno. Se il vostro sogno è passare una settimana con questa persona, è come se lavorasse ehm, per creare questa settimana. Se volete vivere con questa persona, e guardate che io la convivenza la sento tanto, perché comunque c'è un 4 di bastoni. La giustizia, le due carte qua che mi parlano di trasferimenti, di movimento fisico. Ne ho altri? No. Ok. Ehm, bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi.
Andiamo a vedere Osho. Abbiamo gravame, condivisione e divertimento. C'è come un qualche aspettativa C'è come un qualche aspettativa che o volete soddisfare o pensate di dover soddisfare, però è come se le carte vi dicessero, perché quello che mi colpisce è il messaggio dell'energia centrale, condivisione. È come se vi dicessero condividete le gioie e i dolori. È un po' questo il senso. Cari amici del Sagittario, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in quella parte la formazione è ben più vasta. Si parla di metafisica, di metamedicina, di alto basso astrale, di kundalini, di chakra, di traumi. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato e sto studiando ancora adesso in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate però dall'1 al 4 perché la 3 è suddivisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!